Ehi, bentornati sul canale. Sì, vabbè, sempre le solite cose. Ecco un nuovo pacco, però prima la sigla, che alla fin fine non è una sigla, giusto nome, cognome, immagine, profilo, il tutto con tanta altezosità. Allora, qui dentro ho un tablet Android da 10 pollici. Infatti il modello, indovinate un po' come si chiama? Sì, S10, però penso che non dipenda dalla grandezza dello schermo, è solo una banale coincidenza. Comunque, il nome completo è Vanchio, boh, Matrix Pad S10. Insomma, un bel cinesone, nel senso positivo. E poi, se non erro, c'è anche il modello S20, S30 e ci sarà poi S40, dai. Allora, in confezione trovate vari foglietti informativi, guardateli sempre, o di benvenuto. Noi siamo felici se tu sei felice. Oh papacco, oh papacco. Ok, questo invece dovrebbe permettere di ottenere un regalo, un accessorio, in questo caso una cover e un supporto di appoggio da scrivania. E questo direi ottimo, naturalmente non tutti e due, ma uno solo. E la procedura per l'ottenimento è semplicissima, dovrete anche voi far una recensione, non so in quale maniera, però vabbè. Io non la faccio per questo scopo, chiariamoci, ma per altri motivi, insomma, che conoscete bene. Il dispositivo, ma guardate un po' che scoperta, ganzissima sta pellicola perché sembra di avere dei i flussi di codice, quelli no, stile Matrix, insomma, sul prompt. Non so, l'ho vista in questa bizzarra maniera. Vabbè, vediamo cosa c'è nel profondo, se ci riesco. Dai cazzo! Altri foglietti, ok, dateci appunto sempre un occhio, come dico sempre. Altra ripetizione, c'è anche l'italiano, non comune in questi articoli cinesi. Bene, cioè bene che sia presente. Carica batteria con entrata USB-A da 10 watt. Ok, dai, ci sta, anche se ora gli smartphone con meno capacità di batteria possono beneficiare di più potenza di ricarica, quindi è un po' un paradosso. Vai. Cavetto USB-A naturalmente, guarda guarda, USB-C, finalmente si va avanti con gli standard, vero Apple? Comunque 1 metro di lunghezza, abbastanza robusto. Prima di vedere hardware e software vi faccio notare che forse, dico forse, è applicata una pellicola che protegge lo schermo. Non si vede bene, sto registrando con uno smartphone, anche se è bello tosto, e lo so che sono cieco, ma sembra che ci sia, però non sono stato lì con le unghie a controllare, anche perché me le mangio sempre, ho avuto paura, insomma, di graffiare lo schermo. Poi sul retro della confezione ci sono le info principali, schermo IPS, fotocamera HD, sì, va bene HD, app e giochi del Play Store e direi palese come cosa, potente hardware in un corpo finissimo. Fantastici quando scrivono queste cose sono fenomenali. Vabbè. Allora non me lo leva nessuno. All'accensione avete la batteria praticamente carica, ottimo. Vuol dire che è stato da poco sfornato e non è stato preso da magazzini arcaici. La configurazione è quella classica di Android, qui trovate la versione 9, proprio stock, quella di base, perché non sono installate app del marchio, nemmeno personalizzazioni varie, quindi come casa Google ha fatto. Magari, ecco, cosa importante, fategli fare subito un aggiornamento di sistema, perché stranamente più avanti non ho trovato la voce aggiornamenti all'interno dell'app impostazioni. Non so se è proprio una cosa di Android, perché io non lo utilizzo quasi mai Android, però insomma c'è questa mancanza, magari
approfittatene ora di aggiornare anziché in qualche altra maniera. Una volta pronto vi consiglio di aggiornare anche il firmware, così avete qualche miglioria, ci metterà pochissimo intanto. Io ho dovuto aspettare circa 5 minuti o poco più. Questa ve la voglio far vedere. Sì, vabbè, tutte le volte che si prende qualcosa di straniero, di cinese, succede questo. La traduzione unica nel suo genere. Poi magari vedete qualcosa più avanti. Come vi dicevo, Android 9, tutto di base, senza aggiunte da parte del produttore. Sì, si è già detto. Altra ripetizione, lo schermo da 10 ora stanno suonando le campane, si sentono? Aspettiamo. Ok. Allora ridiciamo. Altra ripetizione, lo schermo da 10 pollici, risoluzione HD minimo, quindi un 1280x800 pixel. 16 noni come formato, i quadratini di pixel si notano se volete saperlo, ma non sono un fastidio, almeno per me. Non dico che si possono contare, ma sono evidenti. Memoria RAM da 2 GB, riesce a tenere diverse app in background, vi dico solo che sono riuscito a tenerne di più rispetto a quello che state vedendo. Qui qualche dato sulla batteria, 6000 mAh, 22,8 Wh. Con il suo caricatore ci mette circa 3 ore per andare dallo 0 al 100%. Fate conto che ho installato giusto 3-4 app che mi occorrevano subito, quindi se ne avete molte di più, perciò ulteriori risorse in background, e alcuni di questi dati che vi ho dato cambierebbero, ovviamente. 32 GB di memoria di archiviazione, i fruibili sono 25. C'è la possibilità di espandere però con una micro SD fino a 128 GB, quindi potreste avere un massimo circa 153 GB e non sono male. Ora non voglio fare un super pippone, infatti questa non vuole essere una recensione approfondita, non ne varrebbe la pena, non ha nessuna esclusività, quindi si va avanti e per i più maniacali trovate qualche dato tecnico in più in descrizione, così è la volta buona che ve la leggete. Questo è l'audio chiaramente stereo, una ciofeca di qualità, senz'altro, ma d'altro canto, insomma, sì, d'altro canto, ma sì, ho detto bene, d'altro canto, alto come livello. Ora qui in video non può dare l'idea, infatti vi ho messo un fonometro, sì dai, definiamolo così, giusto per avere appunto un'idea. Trasportabilissimo, 480 grammi, buon attrito, non vi scivola in mano, la scocca la trovate solo nera e l'ho apprezzata molto. Tutto qui, non c'è nulla da dire. Ma ora è il momento più triste e deludente della recensione. La fotocamera, Marianna Gane. Allora, questa è l'app fotocamera. Guardate intanto
intanto capite da soli, cioè ci sono presenti solo 4 funzioni, vabbè. Quella selfie, lasciamo stare, non mi si può vedere. HDR, non me lo sarei aspettato, ma sarà sicuramente un HDR così. Griglia, e poi conta la rovescia da 10 e 3 secondi. E catturerà solo gli alti. Mamma mia, tappatevi le orecchie. Vabbè, no, però dai, vi faccio vedere questa foto, sempre nello stesso luogo, e le fa bene, non scherzateci. Ricordo che sono 8 megapixel, ma gestiti bene, secondo me, per essere un tablet, e soprattutto, insomma, di fascia bassa. Guardate, questa è un po' meglio, direi, più gradevole rispetto a quel casino di rami e fogli. E questa l'ho fatta per sbaglio mentre scendevo dalla roccia. Comunque, se non zoomiamo, i dettagli dei fili di erba si vedono. Dai, non me lo sarei mai aspettato. E che dire per concludere? Promosso, per questa fascia di prezzo ci sta. Ecco, va usato chiaramente per dei lavori di base, leggere, scrivere qualche appunto, guardare YouTube, non per fare una sessione di asphalt. Lì forse lo bruciate, non lo so. Vabbè, ricordatevi dell'iscrizione a questo canale, è sempre gradita e non ci vuole niente. No, dai, a parte gli scherzi, grazie per il supporto, non commentate perché intanto ho disattivato quella sezione, troppe frasi senza senso che arrivano e non va bene. Per il momento ho deciso così e poi magari li riattiverò in futuro. Ciao!